le rivolte antiromane che poi riuscirono a cacciare i romani dall'Inghilterra sono capeggiati da 2 regine femmine e nessuno ci trovava assolutamente niente da dire. Come mai riescono a permettere, cioè, che le donne siano ammazzate in massa? Perché la ricompensa per i maschi è di avere la propria donna come proprietà esclusiva, serva e schiava. Per cui tu sei un miserabile, ma a casa tua sei padrone. Se non fosse altro che della tua donna, tu su di lei puoi esercitare il potere assoluto, cosa che prima non era mai successa. Per cui dopo il Concilio di Trento ci sono tutta una serie di leggi che letteralmente sanciscono l'inferiorità della donna, creano la perversione sessuale. Prima non esisteva il concetto di perversione sessuale. La perversione sessuale fu creata classificando la tipologia degli atti sessuali che si facevano durante il sabba, per cui fu dichiarato lecito solo il sesso che portava alla procreazione e in un'unica posizione, cosa che non era mai successo prima. Tant'è vero che nei confessionali sono i manuali che si danno ai preti per le confessioni, in cui sono scritte le domande che loro devono fare a chi si confessava. E quindi dicevano: il rapporto sessuale, ogni tipo, è lecito fra i coniugi non solo per fare figli, ma per provare piacere e intimità fra i coniugi e anche e soprattutto per ricomporre una lite. Dopo il Concilio di Trento finito. Tutto ciò che non è rigidamente riproduttivo è dichiarato illegale. Non solo, ma per esempio il sesso viene confinato alle ore notturne, per cui tutto ciò che viene fatto durante il giorno è illecito, perché non è gradito agli occhi di Dio farlo di giorno. Stabiliscono una serie di divieti, per cui praticamente, per farvela breve, fra Quaresima, sabato e domenica che non si poteva fare, periodi che non si poteva fare, Istruzioni. cioè praticamente si sarebbe potuto fare soltanto 100 giorni all'anno. Quindi insomma, e poi si sancì il fatto che il piacere femminile fosse demoniaco. Tant'è vero che quando si fece questa analisi del rapporto sessuale fra coniugi alla fine del Settecento a Parigi, alla fine dell'Ottocento a Parigi, si definì il rapporto sessuale fra coniugi rapporto dell'uovo sodo. Perché quando ci mette un uovo a diventare sodo? 7 minuti. Quindi insomma, vedete che quello che chiamano come stregoneria ha in realtà dei motivi molto forti dietro,
non si fa uno sforzo, cioè signori, far fuori 300.000 persone senza mitragliatrice, anche con la mitragliatrice, ma farle fuori processandole tutte non è proprio una roba così semplice, per parlare solo di quelle che venivano processate, perché in realtà, questo lo sappiamo sempre dai bagliaggi svizzeri, perché negli altri posti non si è conservato niente, ad un certo punto nei villaggi svizzeri si mettono a bruciare donne così. E allora noi abbiamo le lettere di Carlo Borromeo, che fu forse uno dei più grandi cacciatori di streghe, che riesce a tener fuori l'inquisizione spagnola da Milano dicendo farò meglio io, e infatti lo fece. E quindi questo scrive ai balini svizzeri, dice: smettetela di ammazzare donne così senza processo, perché questo è compito nostro. Per cui noi sappiamo che oltre ai processi ci furono un sacco di donne che furono ammazzate così. Tant'è vero che noi, per capire quanto sia forte questa cosa, in questo noi abbiamo le lettere, siamo alla fine del Settecento in Valtellina e sono arrivati i francesi liberatori. Quindi hanno eretto l'albero delle libertà in tutte le piazze, Dio non esiste e tutto il resto, repubblicani e boh. E questo ufficiale scrive al comando di Milano dicendo: ci chiedono di bruciare 2 donne come streghe, il popolo è in rivolta. Che cosa dobbiamo fare? E da Milano gli risponde il comando francese: se serve per tener calmo il popolo, brucialo. Che periodo è questo? Siamo al 1799, quindi cioè, vedete che purtroppo l'accusa di stregoneria serve efficacemente come mezzo di controllo sociale, cioè il succo è questo, cioè la storia del leghista fa ridere, però di fatto anche perché, vabbè, la storia della stregoneria, a parte gli accademici e gli specialisti, viene sdoganata col femminismo. C'è questo famoso libro statunitense, Le streghe siamo noi, che poi viene tradotto in italiano, che comincia a far prendere coscienza anche alla nostra gente del fatto che tutto un periodo storico deve essere rivisto, deve essere rivalorizzato. Ma la cosa sconvolgente è che, soprattutto nei paesi dove più include lì la caccia alle streghe, che sono appunto quelli alpini e quelli più renanti, appena si riesce, prima non si poteva parlare di streghe, si poteva parlare solo quando non c'era nessuno che sentiva, non c'era il prete, insomma erano cose di cui si diceva a mezza voce. È come se sia stata tolta una cappa di piombo, nel senso che io ho parlato di stregoneria nelle parrocchie di Mezze Alpi, cioè proprio molto più che a Milano. Io a Milano non ho mai parlato di streghe, A Milano di streghe non si parla.